Allora ragazzi miei, sto andando qua vicino dove abito, c'è una torre in una città che si chiama San Miniato e vado a fare un po' di ripresa FPV e vi parlo anche di quella che è stata il mio inizio e la mia esperienza in campo FPV. Oggi vi spiego anche come imparare a pilotare l'FPV dal computer, perché ci sono simulatori che si possono utilizzare per iniziare ad apprendere il volo in FPV senza spaccarli nella vita reale. Io di solito dico FPV, ma anche il termine FPV è più bello, diciamo. Quindi adesso andiamo a San Miniato, a questa torre, e facciamo un po' di riprese con l'FPV. Per l'occasione utilizzo l'Avata 2 drone della DJI che ha funzioni automatiche e volo FPV con radiocomando DJI Controller 3 che mi permette di fare le riprese in modalità acro. Utilizzerò la telecamera integrata del drone che registra in 4K con profilo log a 10 bit. Questo mi garantisce una colorazione e una qualità dell'immagine migliore. Il profilo a 10 bit è migliore perché riesce a catturare una maggior gamma dinamica sulle alte luci, in modo che possa essere fatta una post produzione e una color correction migliore in fase di post produzione. Sono Dall'Alto Simone e ti do il benvenuto sul canale. Dall'Alto Simone è il nome del mio personal brand che puoi trovare anche su altri social. Nome che ho dato per lavorare principalmente come pilota di droni, attività a cui mi sono interessato nel lontano 2017, iniziando per hobby. Nel tempo poi piano piano l'ho fatto diventare un'attività lavorativa e adesso è la mia principale occupazione, unita al videomaking, produzione di contenuti, che svolgo sia per mio conto qui sul canale e sulle altre social, sia per altre attività. Iscriviti se ti piacciono i droni, il videomaking e vuoi conoscere di più di quello che faccio. Come freelance mi occupo di lavori con il drone in diversi ambiti, sia artistici che tecnici, che videomaking e produzione di contenuti. Qui sul canale condivido un po' quello che faccio riguardante i droni e il videomaking. Se ti interessano questi argomenti, allora ti invito a iscriverti. Il percorso non è semplice e scontato, però nel tempo può dare grandi soddisfazioni. Adesso andiamo a questa torre di San Miniato a fare questo video, perché tra l'altro siamo quasi arrivati, e andiamo a fare la ripresa a questa torre. Spero di trovare qualcuno lassù che mi aiuti a fare da osservatore, perché molto spesso non ho una persona che mi può accompagnare. Insomma, uno dei difetti di fare FPV è che bisognerebbe essere sempre accompagnati, perché c'è da tenere il drone a vista. Andiamo lassù alla torre, vediamo se c'è qualcuno, perché spesso quando io vado in infrasettimanale, insomma, è difficile che ci siano persone che mi accompagnano. Che io faccio solo questo di lavoro, faccio la content creation, la vendita di videocorsi, pilota di drone, videomaker, tutte le cose così che cerco di sviluppare, però molto spesso la gente lo fa come secondo lavoro, non ha tempo durante la settimana di fare tante cose, o di venire a volare l'FPV o il drone classico così perché ha voglia o perché gli serve fare pratica. Io, diciamo, mi ci sono buttato a capofitto in questi anni e quindi adesso andiamo su a vedere se c'è una persona che mi può fare da osservatore. Mi devo sbrigare un po' perché manca 20 minuti al tramonto. Sono le 16:20 circa, alle 16:40, 44 dovrebbe tramontare, quindi andiamo su prima che tramonta. La salita è un po' faticosa, ma la vista da qua su ripaga. C'è una bella vista sulle campagne toscane e sulla piana della Val d'Arno. Finiti sti gradini siamo in cima, arrivati. Hai da fare o ti posso chiedere un favore? Dimmela. Siccome sono un pilota di drone, Sì, vorrei fare un volo qui, ma mi serve un osservatore che mi dia supporto. certo, Mi dà una mano? certo. Quindi ragazzi, abbiamo trovato un aiutante, come ti chiami? David.
David mi darà una mano a fare da osservatore, così facciamo un po' una ripresa qui alla torre. Devo fare anche veloce, se no mi va giù la luce. Poi era bello. Sì. È tanto che lo fai? Sì. È un lavoro? Sì, ho la partita IVA. È per il comune di San Miniato? No, non è per il comune, è una mia ripresa di esempio. Ah, ok. Che io principalmente usavo quelli tradizionali di droni. Invece adesso voglio fare un po' di riprese per l'FPV anche. Che questa è una tipologia un po' particolare. Allora, c'è Dario, giusto? David. David? Sì. C'è David lì che mi fa da osservatore, adesso voliamo che c'è una luce spettacolare. Se Sì. si avvicina qualcuno gli dici che sono cioè insomma ci puoi parlare te. Non sta succedendo niente. Sì, esatto. Oh vai. Si va in rec e si via. No. C'è qualcosa che non va. Madonna raga, se è frizzato il visore. È sempre fermo. Che ti è successo? Devo riavviarlo perché uno lo deve fare questo. Si va in rec. Ora va. Prima col cavolo. Boom. Parto con una piccola ripresa in normal e poi andiamo di acro. Differenza fra manuale, normale e acro. Normale, la ripresa è come un drone classico. Il drone si comporta come un drone classico, però non c'è il brezza, cioè l'ebbrezza di pilotare un FPV. Poi si va in acro e la vedete la differenza, anche perché il sole sta andando giù, quindi andiamo subito di acro. Vediamo un po'. Sport, manuale. E si va di manuale. Ora la ripresa è molto più veloce. Guardate che velocità, raga. Fa un giro sulla torre e si va verso San Miniato. Che spettacolo. Non mi allontano troppo perché qua Spettacolo. non si sa, è bene non andare troppo sulla gente. E ora si va giù in picchiata. Picchiata. Si passa qua al convento, poi si torna su. Cercando di non beccare gli alberi, perché molti si beccano anche gli alberi. E ora su, un giro intorno alla torre e si riva verso San Miniato. Wow. Già. Wow. Oppa. Qui ragazzi vi spiego un attimo perché è successa questa cosa durante questo movimento e il drone si è destabilizzato. La discesa è avvenuta diagonalmente rispetto alla torre, con questo movimento dall'alto verso il basso. Vedete che facendo così l'area a cui va incontro il drone viene incontrata perpendicolarmente alle eliche e quindi manca la portanza, anche perché le eliche erano al minimo, perché il drone stava scendendo, non avevano maggiore portanza sulle eliche, ma la portanza di aria maggiore avveniva lateralmente. Questo arrivo di aria lateralmente ha destabilizzato le eliche e il sistema di controllo del volo.
Infatti si vede che c'è un brusco riprendere il volo e la portanza sulle eliche dovuto appunto a questa transizione tra il movimento laterale a cui mancava portanza sulle eliche e il ritorno invece a prendere spinta direttamente dall'elica, e questo movimento ha creato un po' di destabilizzazione sul sistema di volo. È un problema di questi droni che hanno i paraeliche. In questo Avata 2 infatti il paraeliche nel movimento laterale a scendere crea problemi perché l'aria non entra direttamente nelle eliche, non viene spinta direttamente tramite l'utilizzo dell'elica, ma arriva lateralmente e quindi crea delle turbolenze che destabilizzano il drone. Sembra facile. C'ho il cuore a paletta. Seriamente? Grandissimo però. È bello, sì. Wow. Vai, vai, ci siamo. Facciamoci un giro anche qua intorno. Questa è bella. Vediamo di non perdere il segnale proprio qui. E si torna verso la torre. Poi lo vedo che mi inclino tutto quando piloto perché perdo l'equilibrio. Ehi, alcune manovre non le reggio. Va bene. Dai, sono soddisfatto. Vediamo se mi allontano un altro po' di qua. Facciamo qualcosa da più da lontano. Qui sto... Wow. Ora sto full throttle. Full throttle. Buon, dai. Facciamoci un ultimo giro della torre. Tutto bello inclinato. Boh, batterie scariche, stiamo al 24% e si terra. È passato a modalità normale e vado verso l'atterraggio. Eccoci qua. Boh. Figata. Eh sì. Madonna, me la sono vista brutta a un certo momento però, Derdator? Lì perché in alcuni movimenti sbarella un po', non è il massimo. Però insomma, Grandissimo. se la cava. Se c'avevo un... come si chiamano quelli che sentono il battito cardiaco, stavo facendo corsa.
Stavo correndo. E ragazzi, lui conosce Cice, che è un altro pilota qui di Fucecchio, che è vicino a San Miniato, e che conosce come funzionano queste cose. Adesso gli sto facendo vedere il replay della ripresa. Bello. Insomma. Poi qui la Torre di San Miniato si presta parecchio. Bello? Ganzissimo, è ganzissimo. È ganzissimo. Quindi ragazzi, che dire, qui è un posto bellissimo, la Torre di San Miniato si presta per le riprese. Io è da quando ho iniziato che vengo qua, però era la prima volta che lo facevo con l'FPV. C'è sempre quel brivido, di utilizzare il drone, ma guardate che spettacolo questo tramonto. Ora sto scaricando i file e poi andiamo su Giroflow e andiamo a stabilizzare quello che abbiamo fatto e a estrapolare le clip migliori all'interno di tutto il volo. Vi racconto anche come è iniziato il mio rapporto con l'FPV, che non è stato uno dei migliori, diciamo. All'inizio, come pilota di droni che voleva farlo per lavoro, mi ero incaponito e volevo fare anche l'FPV. Avevo preso un finanziamento per iniziare a lavorare e prendere un po' di attrezzatura e mi presi il Beta FPV 95XV3. Mi presi anche il radiocomando della X-Lite Pro e i visori Googles 2 della DJI, perché il Beta FPV aveva il sistema di visione DJI OT2, mi sembra, OT2. E quindi presi quel drone, ci feci anche un video su YouTube, non so se è ancora pubblicato, però praticamente in quel tempo mi ruppi le braccia e quindi ci fu mio fratello in questo video che usava il Beta FPV e si faceva vedere come venivano le riprese, diciamo, come funzionava questo drone. Poi iniziai a fare delle prime prove, dei primi voli montando la Insta360 sopra, quella alleggerita, alleggerita proprio direttamente da Beta FPV, montata sul drone, e facevo delle prove. E una volta andai a fare questa prova sul monte qui vicino Empoli, c'è il Monte Albano. Andai a fare una prova che volevo seguire mio fratello mentre scendeva in bicicletta, però mi accorsi ben presto che la portata del segnale video di questo drone non era efficace, non era adeguata, e quindi mi persi il segnale video e il drone finì in una pozza d'acqua. L'unica pozza d'acqua che c'era in tutta la zona me la presi io, bello preciso dentro l'acqua, e quindi mi si bruciò il drone e la telecamera. Ecco, questo è stato praticamente l'inizio di quando stavo iniziando a fare le riprese, per far vedere un esempio delle riprese che facevo, per crearmi un piccolo curriculum, un piccolo uno showreel delle riprese. E quindi mi fermai subito perché si bruciò il drone, si bruciò la telecamera e dovevo spendere di nuovo un po' di soldi per rifare il drone e riprendere la telecamera. E quindi, visto che iniziavo a lavorare bene con droni stabilizzati, dissi lo lascio da parte e più avanti vedrò cosa fare. Anche perché io principalmente con i droni, sì, va bene che mi piace, è una cosa che mi piace fare, pilotare lo faccio fin da bambino con i radiocomandi, però io lo volevo fare come lavoro, non come hobby, perché mi piace, perché mi piaceva così, che c'avevo la passione. Io volevo fare questa cosa proprio come fonte di guadagno, come attività lavorativa, e quindi io di spendere e investire in una cosa che di per lì non mi portava denaro, ho scelto di accantonarlo un attimo e dedicarmi allo sviluppo di altre cose. E quindi iniziai, poi uscì il drone DJI Avata la prima versione, dissi che era carino, insomma mi piaceva, però non ci investì ulteriori soldi anche in quel drone, perché alla fine non era adatto a quello che era il mondo professionale.
Con Avata 2 è stato un po' diverso. Ora Avata 2 è molto affidabile, ha il profilo a 10 bit e non sollicine like, e quindi mi piace molto come lo piloto, la sicurezza che dà, il volo, insomma mi piace, anche se ha dei difetti, non è che lo nascondo, ha dei difetti, però se un cliente mi chiama e mi dice mi riesci a fare una ripresa in FPV, sì, te la riesco a fare, si fa, e il prodotto finale viene buono. Poi logicamente se si guarda piloti che fanno autocostruiti e ci spendono migliaia di euro in riparazioni, in pezzi di ricambio, in upgrade del drone, per poi montarci delle camere importanti, molto importanti, insomma il discorso cambia, perché costi e anche prezzi del servizio salgono molto, cosa che è bene fare quando si pilota l'FPV e si fa lavori con droni autocostruiti, che un pilota professionale come posso essere io, o anche altri piloti che hanno FPV autocostruiti, un'uscita con l'FPV, solo FPV, può stare a 1000 euro al giorno, ma se si usa anche uno stabilizzato può essere anche 1500 euro al giorno. Chi fa meno, insomma, va un po' a sminuire il proprio lavoro, perché c'è tanto da sapere, tanta pratica da fare, tanti pezzi di ricambio da cambiare nel drone, quindi bisogna chiedere anche una cifra giusta. Ecco qua che mi sono scaricato le clip, andiamole a vedere originali. Questa è la prima. Qui volavo in normal, non volavo in sport, non volavo in acro. Questa è una ripresa eseguita con le impostazioni in volo N, normale, normal. Si vede che non è stabilizzato, vedete come trema, perché la stabilizzazione è proprio spenta per andare poi a fare la post produzione della stabilizzazione su Giroflow in un secondo momento. Lo faccio perché è miglior gestibile, si può gestire comunque i parametri di stabilizzazione e andare anche a livellare l'orizzonte o tenerlo comunque libero invece che fisso, cosa che invece se non usate Giroflow ma fate la stabilizzazione interna di DJI non succede. Questo non è possibile cambiare, non è possibile scegliere in autonomia. Qui sono passato al volo in acro, si vede, si nota tantissimo la differenza, il drone è molto più veloce rispetto alla normal e si vede che la ripresa non è stabile, non è stabilizzata, cosa che andremo a fare adesso in Giroflow. Sì, la ripresa è venuta bene, naturalmente bisogna tenere le impostazioni fisse, in manuale, perché se no il cambio di luminosità si vede che le impostazioni cambiano, variano al variare della luminosità ambientale. Invece io ho usato le impostazioni manuali. ISO 100, un 200°, ho raddoppiato la shutter speed per diminuire la luminosità, che comunque stavo girando a 50 fps, un 200°, qui. Va bene, dai, adesso passiamo oltre, andiamo su Giroflow a stabilizzare queste riprese. Ecco qua che ho caricato il file, mi sta caricando adesso tutti i dati del giroscopio. Qui in basso appunto si vede il giroscopio, qui si vede i dati di volo dei giroscopi, non del giroscopio e basta, di uno solo. Andiamo direttamente a dove inizia il volo in acro e che si vede chiaramente qui dalla curva dei giroscopi. Iniziamo da questa parte qua, che si abbassa la camera. I, lettera I per iniziare il punto di attacco. Voglio una stabilizzazione che non sia con l'orizzonte bloccato, andiamo a vedere come ce lo stabilizza. Molto più stabile, vedete? Già basta caricare la ripresa all'interno del programma e
il programma Giroflow stabilizza la ripresa. Si vede però che in alcuni momenti c'è un piccolo scatto, c'è un piccolissimo stacco. Proviamo con Dynamic Zoom, se c'ha bisogno di croppare un pochino, c'ha uno zoom dinamico, così ha più libertà di muoversi. Vediamo qui, questa visuale esterna tutta larga che si vede è la lente dell'FPV, mentre quella al centro è quella zona che viene croppata per eseguire la stabilizzazione. Wow. E comunque questo Avata 2 ha un limite, che se io volessi fare la ripresa verticale non mi è concesso. Cioè io per fare il verticale all'interno di questo video dovrei andare a croppare e tagliare tutte le porzioni esterne del video. Comunque è bella Sammineato, è bella bella. L'attore di Sammineato sempre bello da conoscere. Anche questa è carina. E questo è quanto, insomma non c'è da fare grandi cose all'interno di questo programma, solo fare attenzione a come si esporta, perché comunque va esportato nel miglior modo possibile per poi fare la post produzione. Per l'export io utilizzo un ProRes HQ, risoluzione, non uso la risoluzione piena perché il sensore è risoluzione piena, io uso direttamente il 1080p. Perché comunque io uso una porzione del video, non uso tutto il 4K e quindi se esporto in 4K i pixel mi si dilatano e la qualità non è quella del 4K vero. Io lo esporto in 1080p, che va bene che il drone registra in 4K, ma il file finale quando viene stabilizzato e croppato non è un 4K. Una volta inserite tutte le riprese che si vuole esportare, si fa Start Exporting e ora si aspetta perché il programma deve renderizzare il tutto. Quindi tutto sommato il drone è affidabile perché comunque è un drone di DJI che io basta che premo un pulsante, basta che premo questo pulsante qui di pausa del volo e il drone da un drone FPV in acro si trasforma in un drone stabilizzato, prende la posizione dei satelliti che in realtà l'ha sempre, la posizione dei satelliti ce l'ha sempre, però non la sfrutta per il volo quando volo in acro, mentre premendo questo pulsante si passa direttamente dall'acro alla modalità normale e il drone si ferma, si blocca in quel momento e posso tornare in volo manuale, normale, o in volo normale, non manuale,
o se no fare anche il ritorno a casa automatico, che se io tengo premuto questo pulsante qui, che è sempre il pulsante di pausa, tengo premuto e il drone torna alla base. Per questo faccio anche un altro appunto, perché quando si vola il segnale video degli occhiali è il primo che se ne va. Il segnale video degli occhiali se ne va, noi non vediamo dove va il drone, però il radiocomando è sempre collegato. Cosa fa il drone se il radiocomando è ancora collegato, ma noi non capiamo bene dove sta andando il drone o non vediamo proprio dove sta andando il drone? In questo caso il drone continua la sua corsa, quindi se noi perdiamo il segnale video, e sappiamo che comunque c'è un buon margine di volo, un buon margine di manovra, in modo che dall'ultimo momento in cui lo vediamo, se vediamo che potrebbe tornare da solo in volo stabilizzato, anche se noi non lo vediamo più, dobbiamo premere il pulsante di stop. Una volta il pulsante di stop, così il drone passa dalla modalità acro alla modalità normale, si stabilizza e non rischia di precipitare o andare addosso a qualcosa. E anche se continuiamo a non vederlo, tenere premuto il pulsante di Return to Home, così il drone sale alla quota impostata per il ritorno a casa e magari prendiamo anche il segnale video e lo vediamo ritornare. In questo modo riusciamo a salvare il drone. Se noi non vediamo più il drone e tentiamo di recuperarlo con una manovra manuale, rischiamo di perderlo perché va addosso a qualcosa. Quindi se noi perdiamo il segnale video e non lo vediamo più, premere subito il pulsante stop, così salviamo il drone e poi teniamo premuto il pulsante ritorno a casa e il drone torna verso la nostra posizione. Questa è una cosa importante, ci tenevo a dirla, perché si tende a non fare nulla perché cerchiamo di recuperare il segnale video, però nel sistema digitale così DJI è buonissimo, il segnale video è buonissimo, occhio, però se lo perdiamo non vediamo più, si frizza l'immagine, il drone continua la sua corsa e noi magari non ce ne accorgiamo nemmeno. Quindi se vediamo dalla barra rossa in fondo al visore che perdiamo il segnale, che diventa arancione, poi rossa, poi vediamo che l'immagine si blocca, bisogna premere subito il pulsante stop, così salviamo il drone. Questa è una procedura standard che applico quando succede una cosa del genere. Cosa diversa è quando magari stai passando sotto un ponte, vedi che hai oltrepassato il ponte, c'hai spazio sopra di te, hai perso il segnale video, non vedi bene dove va, però sai che se vai un po' più su riprendi il segnale video. Questo mi è capitato, sono passato sotto un ponte, mi si è frizzato il video, ho dato throttle per salire di quota e ho ripreso il segnale video. In questo caso può essere un azzardo o può essere un modo per salvare il drone e salvare anche la ripresa, però non sempre è fattibile, bisogna valutare bene la situazione in cui si sta operando. Per utilizzare i droni sul PC c'è bisogno di radiocomandi, in questo caso c'è un FrSky Taranis X-Lite Pro, mi sembra, e quello della DJI, il controller RC3, insomma, controller 3, DJI Controller 3, e sono radiocomandi che hanno l'ingresso USB. In questo caso USB-C e micro USB per il Taranis. In questo modo si collega la USB al computer e si può sfruttare i simulatori. Vi faccio vedere come li utilizzo all'interno del mio computer. Eccoci qua con il radiocomando, ho aperto Steam sul mio computer e adesso andiamo a utilizzare Uncrashed, avvio in corso e si parte. Naturalmente collego la USB-C al radiocomando e si può partire. E si parte. Single player, racetrack, proviamo racetrack. E questo è il modo per allenarsi all'FPV senza distruggere il drone. Io naturalmente ho fatto delle operazioni di calibraggio del
del joystick in precedenza e adesso vado direttamente a fare il volo. Così si può capire come funziona il joystick dell'FPV per volare in manuale. Ci sono anche le macchine su questo simulatore, eccole qua. E andiamo a seguirle, così per allenarsi un po'. Un po' troppo sulla telecamera perché va molto veloce. Mamma mia! Ho beccato proprio il buco lì. Così ci si può allenare anche a seguire le macchine. Insomma, questo è il simulatore Uncrashed con cui ci si può allenare a capire come utilizzare il drone con i comandi dell'FPV. Poi un conto è provare sul simulatore e un conto è la realtà, perché schiantare un drone e la telecamera su una macchina non è proprio il massimo che si possa fare. Questo quindi era il simulatore Uncrashed. C'è anche un altro simulatore che si chiama Liftoff che ha altre funzioni in più, però lì non ci sono i veicoli da seguire, mentre qui su Uncrashed ci sono i veicoli. Questo è il modo in cui si può testare le proprie capacità di pilotaggio FPV per poi riportarle nella vita reale con le giuste accortezze, con le giuste, diciamo, accortezze, sì. Fatemi sapere quindi se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, se vi sono piaciute le riprese fatte a San Miniato, luogo molto bello, soprattutto al tramonto. Se vi piacciono questi argomenti che pubblico i video, allora iscrivetevi al canale e venitemi a vedere anche sugli altri profili. Noi ci vediamo nel prossimo video.